Amici, bentrovati a tutti. Questa nuova esperienza dei viaggi di Mario e Ted si apre qui, in Toscana, esattamente da Chianciano Terme, in pieno territorio etrusco, alla scoperta del territorio di Chianciano Terme, tra Terme e Borgo, ed anche alla scoperta dei dintorni. Quindi, se vi fa piacere conoscere di più questo magnifico territorio, seguitemi. Siete pronti? Andiamo! Amici, siamo giunti all'ingresso del Borgo di Chianciano Terme. Ci troviamo davanti alla porta, ecco, adesso vi mostro. Adesso ci avviamo verso la piazza centrale, dove ci sono tutti i locali dove poter effettuare le degustazioni dei prodotti del territorio, e ci stiamo avviando verso la torre dell'orologio. E questa è la torre dell'orologio. Dovete sapere che la torre dell'orologio rappresenta uno dei due bastoni che raffiguravano praticamente dove appoggiava la porta superiore dell'ingresso del castello. Adesso vi mostro l'altra parte del centro. Ecco qui, questa è la parte centrale del Borgo di Chianciano Terme. Parlo piano per via dell'orario, purtroppo per poter girare con comodità ed evitare di riprendere le persone cui servirebbe il consenso, ho scelto un orario comodo per poter girare tranquillamente questo video. Ma entriamo nel vivo e parliamo di Chianciano Terme. Molti sanno che le fortune di Chianciano sono legate alle acque termali che sgorgano in abbondanza dal sottosuolo, e la storia di questo borgo ne è la testimonianza. Adesso ci inoltriamo all'interno di questo arco, l'arco di Scalia dei Rimpotti e Panetti. Come potete osservare, camminando insieme a me, il centro storico di Chianciano si presenta ordinato ed accogliente. Si entra proprio in un'atmosfera storica del tempo, si entra all'interno di un castello dove, come potete vedere, ci si immerge all'interno di stradine e porticati che danno l'atmosfera di un piccolo raggruppamento di borgo, ed inoltre poi ci sono anche tante piccole botteghe artigiane che danno la possibilità di fare degustazioni di prodotti tipici locali. Adesso per via dell'orario sono chiuse, e poi subito dopo vedremo anche la parte panoramica che affaccia dalla Val di Chiana. E questo è un cortile che penso rappresenti la delimitazione delle mura di cinta del vecchio castello di Chianciano. Adesso torniamo indietro. Tornando alla storia di Chianciano, adesso mentre scendiamo, bisogna dire che Chianciano per le sue acque è conosciuto fin dai tempi dell'antichità, fin dai tempi degli Etruschi, ma il suo maggior sviluppo lo ebbe a partire dalla seconda metà dell'Ottocento. Adesso andiamo verso la parte esterna. Ecco, questa è la parte esterna al cortile che abbiamo visto prima, ancora originale delle vecchie mura di cinta del castello. Questa è la collegiata di San Giovanni Battista, questo bellissimo portale dello stile romanico gotico. Amici, dovete sapere che qui ci troviamo quasi sulla punta dello Sperone. L'interno della chiesa della collegiata San Giovanni Battista ospita al suo interno una Madonna di Bartolo di Fri del 300 e un affresco staccato con presepio. Adesso, come vedete qui, si vede come si scende. Adesso ci inoltreremo a vedere la parte esterna delle mura originali.
Ecco qui, ci troviamo esattamente al lato opposto delle mura di cinta viste precedentemente dove c'era il cortile, e queste sono ancora le mura originarie del castello. Passeggiare all'interno di questo borgo, all'interno di queste mura, è un qualcosa di particolare, sembra che il tempo si sia fermato, è davvero qualcosa di unico. Adesso invece ci stiamo inoltrando nella parte del borgo che affaccia direttamente sul lato della Val di Chiana. Ed ecco a voi una parte del magnifico panorama della Val di Chiana. Vedete i colori, la luce, un contrasto davvero bellissimo. In fondo lì c'è la chiesa della Madonna della Rosa, dove al suo interno, sull'altare maggiore, vi è un affresco senese 300 davvero molto particolare. Mentre in fondo al borgo, dove proseguiremo, notate la parte nuova di Chianciano. La zona nuova è il risultato dello sviluppo della nuova Chianciano che si è avuto dal secondo dopoguerra ad oggi, dove è concentrata la nuova area termale, le nuove attività alberghiere ed extraalberghiere e anche le attività di svago. Adesso vi mostro questo porticato, questo particolare porticato che riporta all'interno di una via e fa risalire verso la parte centrale del borgo. Praticamente questo percorso che stiamo effettuando in questo momento è la parte esterna delle vecchie cinta murarie del castello che contornavano il borgo di Chianciano e riportano esattamente al punto di partenza del video, dove c'è l'arco. Eccoci giunti nuovamente alla porta d'ingresso del borgo di Chianciano. Adesso ci dirigiamo verso l'esterno e visitiamo altro. Amici, adesso stiamo per giungere al museo archeologico. Di fronte c'è una villa che faceva parte in passato della stessa proprietà. Vedremo se si potrà accedere all'interno della villa oltre che al museo archeologico. Ecco, questa è Villa Simoneschi, una villa di stile neoclassico, come potete vedere, è in fase di strutturazione parlando con qualcuno del posto, quindi ci sarà in futuro una nuova area espositiva per Chianciano. Mentre questo è il Museo degli Etruschi, vi consiglio di venire a visitarlo perché all'interno è custodita la più importante collezione al mondo di vasi cinerari in forma umana degli Etruschi. Amici, adesso ci stiamo dirigendo verso l'Indian Park, praticamente nella parte sviluppata esternamente al borgo di Chianciano Terme si trova un'area verde dove c'è la possibilità di far giocare i bambini attraverso questo parco avventura che è collocato praticamente all'interno della parte nuova della città di Chianciano Terme. Siamo arrivati, adesso vi mostro l'Indian Park dove è possibile far divertire anche i vostri piccini. Ecco qui. Mi trovo in Piazza Italia, sono in attesa dell'arrivo del pullman che ci porterà a fare un giro turistico, un tour, il Grand Tour della Val di Chiana per visitare tutte le particolarità di questo territorio intorno a Chianciano. Adesso, prima di addentrarci all'interno delle piscine termali Teia, che sono la parte evolutiva, la parte nuova della visione delle terme di Chianciano, vi mostro qui il parco Acquasanta, che è un connubio tra storia ed evoluzione, perché il parco all'interno ospita anche terme sensoriali.
È importante, se si fa visita alle terme di Chianciano, partire da Parco Acquasanta, perché da lì nasce un percorso di storia delle acque. Infatti con la guida è possibile riscoprire la storia delle acque, come stiamo facendo adesso noi in questo momento, la storia delle acque termali, delle numerose sorgenti e tutti gli usi che se ne facevano anche in passato. Praticamente questo percorso che noi stiamo percorrendo in questo momento è partito dal Parco Acquasanta per svilupparsi in un vero e proprio trekking urbano alla riscoperta della storia delle acque di Chianciano. Ci troviamo alle Terme Peglia, iniziamo una giornata all'insegna del relax e del benessere. Venite con me, vi mostro un attimo la particolarità e la bellezza di queste terme. Dopo l'esperienza alle piscine termali Teglia, un'esperienza che è stata davvero molto bella ma soprattutto rilassante, oggi voglio immergermi in ciò che la Toscana regala ancora oltre alle terme, ossia la natura, e voglio farlo attraverso questo nuovo percorso a cavallo che io personalmente non ho mai fatto prima ed è un modo per entrare ancora più a contatto con la natura. Ragazzi, stiamo iniziando questo percorso trekking. Come si chiama, Bruno? È un anello intorno a Chianciano, che c'è possibilità di vedere dei bellissimi panorami su tutto il territorio locale. Questo è solo uno dei piccoli percorsi trekking che si possono affrontare. Uno dei tanti, abbiamo tantissimi di percorsi di tutti i gusti, di tutti i chilometri, di tutte le altitudini, come uno vuole, si possono formare a preferenza. Noi proseguiamo, ci vediamo dopo. Amici, dopo aver percorso un breve tratto di circa 10 km di escursione trekking insieme al signor Bruno, guida ambientale escursionistica, abbiamo dimostrato che anche su Chianciano è possibile creare un turismo alternativo, un turismo slow, e questo anche grazie a Nicolò con la sua casa vacanza. Quindi abbiamo dimostrato ancora una volta che non c'è necessità di andare alla ricerca del lusso per vivere una vera vacanza, per cercare il relax, ma basta soltanto affidarsi alle persone giuste che sappiano fare il proprio lavoro con passione. Adesso vi presento il signor Bruno. Buonasera a tutti, sono Bruno, guida ambientale escursionistica IGAE, e in collaborazione con la casa vacanza Chianciano Letting vi posso organizzare escursioni e trekking nel territorio di Chianciano per poter ammirare le bellezze del luogo in tutta sicurezza. Ragazzi, cosa dire? Io in questa esperienza ho scoperto tante cose nuove, quindi se vi fa piacere condividete questo video. Per il momento mi fermo qui e vi auguro un buon proseguimento e ci vediamo al prossimo viaggio di Mare White. Ciao a tutti!